Abbiamo iniziato per Iris. Ciao Monica. Ciao. Iniziamo questo viaggio. 5, 4, 3, 2, 1. Prima sessione di Iris. Iris sta sistemando casa, però accade una cosa particolare, che più lei mette in ordine e più gli oggetti, di nuovo sparpagliano in casa. Quindi lei a un certo punto si siede con un certo sconforto ed è come se si stesse temporaneamente arrendendo. Quindi lei ordina degli oggetti sulla scrivania e quelli si moltiplicano e si mettono in Mhm. disordine, eccetera. Ti dà l'autorizzazione? Sì, sì, assolutamente. Come? Dice di sì, adesso l'ordine deve essere definitivo. È un ordine? E in questo momento lei non è tanto convinta. Di cosa? Di dare questa autorizzazione? Di riuscire a mantenere l'ordine, però c'è la volontà di farlo. Ok, ma si sta dando un ordine per questo ordine. In effetti sì. Beh, prima sessione di Iris. Causa esoterica dei tanti tentennamenti. C'è una sua entità mentale che è proprio indecisione, e che fa sì che appunto lei rimanga a volte proprio sospesa nei suoi progetti, sospesa tra varie proposte, senza poi alla fine concludere un granché. Rimangono così, come impilate una all'altra queste possibilità. Ok, adesso la vediamo. Vibrazione di Iris. 6 miliardi, Consapevolezza. 126, PS. 41, Vite. 2039, Cervello. 8 e mezzo, Suscettibilità ipnotica. 27, 28. Ok, col 40% si può andare in ipnosi. Cervello 8,5, buono, buonino. Visti gli ultimi valori che escono ultimamente, tante vite, 2000. Anima al 40%, dovrebbe essere al 50%, più o meno va bene. Consapevolezza nella norma, buona vibrazione. Per essere una prima sessione siamo a 6. Non è 1, non è 2, è 6. Progetto che Iris ha dato alla sua vita fino ad oggi. Colla. Mi fa proprio vedere come se lei fosse invischiata da questa colla molto potente ed è quella che in un certo senso non le permette di muoversi davvero. E quindi infatti lei ha spesso l'impressione di essere all'interno, no? Di una gabbia aperta, lei come un criceto, no? Che gira intorno a questa ruota incessantemente, ma di fatto non si muove. Colla. Io non ho chiesto una cosa importante. Papà è mancato? Iris? No. Mamma? No. Oh, quindi sono tutti e due vivi. Tua sorella anche è viva, no? Ok. Li chiamiamo tutti e tre subito nel cinema. Mamma, papà, sorella. Allora, la madre e il padre erano già lì, però a parte che non si guardano molto fra di loro, c'è un po' di senso un po' di apatia, tipo così direi. Mhm. Eh? Forse ecco, non so perché mi dà più speranze la mamma, ecco, in qualche maniera, di poter Sorella? uscire da questa apatia. Mhm. E anche la sorella si è presentata, sì, nel cinema. Anche Compagno? se è come se venisse con le mani legate Davanti o e i dietro? polsi davanti, polsi legati.
Con Sei corda, seduta così. manette, Con la corda, sì. bianca, gialla. Eh sì, color corda, corda color corda, quindi è cru. Mm. Sei legata da sola? Lei ritiene che sia stata la vita, le Era pure da sola. circostanze della vita. Mm. Mm. Compagno? Mi fa vedere come così anche per certi aspetti anche un po' geniale, no? Però un po' sconclusionato, un po' pazzerello. Quindi mi fa vedere lui che si alterna e quindi ho questa rappresentazione di lui bambino, tipo con i capelli a spazzola, un po' sparati, e lui adulto Mm. con questa tendenza un po' eccentrica, un po' estrosa, astratta, direi. Invitiamo anche, solo se era una fiamma, l'altro. Era. Non era una fiamma, era un'anima, io vedo di quarto livello, un'anima affine, e rammaricato, viene, lui vorrebbe venire. Venga. Come con una sorta di anche rimpianto, di nostalgia. Quindi, quarta poteva anche diventare altro, no? Sì, 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 coltivata, sì. Il compagno è un'anima affine, gemella affine è la stessa cosa. Il compagno è un fratello, tipo, ecco, se dovessi definirlo, no? Per cui ti potrei anche dire che hanno un'affinità del terzo livello, però è un tipo di affinità che li lega quasi in un rapporto che, cioè, rimane familiare, quasi che potrebbe essere incestuoso se virasse su qualcos'altro. Mm. Ci sono, benissimo, cinema è fatto. Ci sono vite in cui Iris e il compagno hanno vissuto insieme. Qua mi viene per esempio due gemelli di sesso diverso. Mm, mm, sì. E tipo forse era lei, il maschietto, era la femminuccia, due gemelli. Ehm, E, poi da una boh, legata al cimitero. Mm. Come se fossero due persone che lavorano all'interno di un cimitero. Non so, che scoprivano insieme il valore della morte, del trapasso. Vedo boh, che fanno delle conversazioni al riguardo. Quindi se Molto particolare. oggi c'è un rapporto di fratellanza, abbiamo una vita che lo denuncia, se c'è un rapporto di collaborazione lavorativa, abbiamo una vita che lo denuncia praticamente, no? Mm, certo. Altre? Solo due? Su 2039? Qualcosa che ha a che vedere con una serra, ma tipo come se lui potesse essere un cliente, si incontrano poi lì. Mm? Ed è lei che è l'esperta della serra. Poi dopo lo coinvolge. Qui però invece nasce una storia d'amore. Qua sì. Però tipo lei è un po' più grande. Di quanti È come anni? se come se lo trattasse come un figlio in un certo senso, perché secondo me sono 15 anni di differenza, no? E, e c'è questa storia in cui un po' sì, sono insieme, però lei lo vede anche in parte come un figlio da accudire. Circa questo rapporto c'è un progetto a parte, al di là di Colla. Fai, disfa, disfa, fai. Se lo sono detto e deciso quando hanno deciso di entrare in questa vita e di diventare compagni. Eh sì, decisamente. Sì, 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 era un accordo preso, sì, prima di venire alla luce. Veniamo alle entità, entità eteriche. Allora c'è tipo un elefante del secondo universo
che potrebbe essere un elefante africano, tipo. E vedo queste ehm, zanne d'avorio molto belle. Poi c'è una divinità un po' simile a Krishna, così, sempre nel secondo universo. Poi c'è un corvo, e poi c'è un gatto nero, tipo con gli occhi blu, felinoide. Ehm, un insettoide che sembra una termite. E 4 EDL. Entità mentali. Una l'abbiamo vista, è appunto l'indecisione, l'abbiamo anche spiegata. E questa qui, insomma, tra il 5 e il 6. Poi ce n'è un'altra che è un po' legata e si chiama maionese impazzita, direi di livello 4, ed è come se quando esce dalla sua indecisione, per qualche ragione è riuscita a uscire dall'indecisione, l'azione che poi mette in atto a volte è un'azione un po' inesperta, e quindi non va esattamente a buon fine. E pertanto l'esito, il risultato, è che si dà un po' la zappa sui piedi, ok? Si autosabota, quindi non si conclude bene questa azione. Quindi questa 4. Senti, io vedo Lady Oscar e mi canta proprio la sigla, ma tuo padre voleva un maschietto, Lady dal fiocco blu. Mm? Mhm. E questo è a livello 7, perché è come se avesse un po' dominato la sua vita, fin dall'inizio ovviamente della propria vita, quindi il desiderio del padre di avere un maschio e quindi il suo conformarsi a questo, ma anche poi tutta questa sessualità in un certo senso che lei si è anche, insomma, si è negata, no? Per molti anni. Mm? Ehm, perché la sua femminilità significava anche sessualità, no? Negando la sua femminilità, in automatico si è anche impedita di avere una vita sessuale appagante. E quindi appunto questa direi 7. Poi l'altra si chiama Decisione quanto? No, aspetta. Decisione era 5, mi sembra. Ok, 5, qui sì. ci sono 4. 4, 4, sì. E l'ultima è baricentro rotto. Mi fa vedere quasi come se la sua centratura, quindi la sua capacità anche di essere equilibrata, bilanciata, mh, dipendesse, mh, questa entità mentale glielo fa credere, che dipende da un componente che lei ha rotto, che lei ha guasto. Mm? Quindi di fatto lei da sola non può raggiungere davvero questo equilibrio, questa centratura. E per Quale cui, insomma, componente guasto? e gli fa credere questo, che il componente che è quello che garantisce il baricentro, che garantisce l'equilibrio, in lei è rotto. Mm? Ok, E quindi che lei non può raggiungere la centratura da sola. la gabbia aperta, no? La ruota del criceto, questo. Sì, e poi chiaramente cosa fa? Si rivolge anche, che ne so, a diverse pratiche, tecniche, ehm, che un po' prende, un po' la lascia insoddisfatta, capito? Varie letture che poi spesso non conclude, eccetera, alla ricerca di questa centratura, che per lei non può essere dentro di sé, ma è fuori. Ok, livello di baricentro rotto. 4. Ok. Impianti. C'è come una specie di fascia molto stretta intorno alla fronte, ed è come se in un certo senso eh, creasse anche un po' di compressione dei pensieri, che quindi tendono ad accavallarsi. E poi mi fa vedere come una specie di, non so spiegarti,
di fascia che avvolge il seno e i fianchi, come a reprimere proprio il suo sviluppo di donna, ok? La sua femminilità. Questo secondo me ce l'ha appunto fin da bambina ed è anche quello che la fa essere non con grandi forme femminili, ok? Quindi lei accusa spesso questa magrezza e le permette di essere non completamente donna, ok? Quindi non con i fianchi rotondi, non con il seno prosperoso, per esempio, che la identificherebbe immediatamente come una donna. E poi c'è questa specie di, non so come spiegarti, come un ago infilato nel braccio, che è come se creasse una specie di rilascio di una sostanza. Di una sostanza che a volte crea anche una forma di dipendenza verso alcune cose per cui neanche lei capisce il motivo per cui non riesce a staccarsene. Questi sono gli impianti. Sì. Ok, va bene. Quindi l'India è sia l'elefante, Ganesh, sia Ma Krishna. non lo so se, ma in realtà lo vedo più come un elefante africano. E l'India quindi dov'è? Sì, Krishna, questa Vabbè, divinità che sembra un po' Krishna, sì. va bene. Andiamo al parto. Causa esoterica del parto difficile. È come se ci fosse una specie di, chiamiamola, spinta di ambivalenza da parte dei genitori. Allora, perché da un lato il padre voleva proprio un maschio, ok? Dall'altro la madre era come se non fosse così desiderosa di diventare madre. Si sono coalizzate queste forze, che obiettivamente sono delle forze ostacolanti, e hanno ovviamente dato il via a questo parto difficile. Ok. E quindi? E quindi di fatto è come se eh, rendessero difficile la venuta al mondo di Iris sia il padre che la madre. E pertanto già Iris è come venuta al mondo con il padre che voleva un maschio e la madre che non è che si sentiva proprio così portata per fare la madre. Mm? E quindi è stato un po' difficile trovare la propria strada per uscire alla luce. E Iris perché ha scelto questa modalità di inizio della propria esistenza così complicata? Com'è possibile sbocciare anche, mi fa vedere per esempio nell'asfalto, come un fiore ha questa potenza di essere bello, di essere colorato, nonostante il terreno difficile da cui parte. Causa esoterica di non mangiare animali, carne o pesce. Questo fin da piccolissima, visto che quando le veniva dato carne o pesce, lei metteva tutto fuori. Mm. Qua, per esempio, mi ha fatto vedere che già da un paio di vite che lei ha questo tipo di condotta e in effetti mi fa vedere, credo che sia 2 vite prima, questa vita in cui lei è in India. Mi fa vedere che forse è un maschio, sì, e vedo che effettivamente è in un contesto povero, ma assolutamente non, pur avendone la possibilità,
si trova in una comunità in cui comunque non mangiano animali e lei è rimasta fedele, istintivamente fedele a questa condotta. Mi fa proprio vedere come nel corso, questa è la terza vita, no? In cui lei non mangia, dico lui perché là era un bambino, e non mangia in nessun modo, no? Come lei ha detto, esseri che abbiano gli occhi. Mm? E, perché comunque lei non distingue tra quella che può essere l'affinità, no? Che può avere con un essere umano rispetto a che con loro. Lo stesso tipo di comunicazione, di dialogo e di vicinanza lei lo può sentire anche con questi altri esseri. Li può guardare negli occhi e sentire quello che sente per un essere umano. Causa esoterica del cambio all'ultimo momento, all'ultimo minuto del nome. Mm. Qua guarda, è stato una sorta di pescare da parte del padre all'interno della propria sensibilità, nel senso che è vero che da un lato ha pesato molto su Iris questa volontà del padre di avere un figlio, ok? Sempre ha pesato, anche in realtà in vita adulta, però lì è come se avesse avuto un barlume di saggezza e l'abbia vista. Abbia visto questa figlia che stava per nascere, l'abbia riconosciuta nelle sue caratteristiche e infatti le ha dato un nome che è pienamente in armonia con quello che è lei, con il suo rispetto per la natura, il suo rispetto per gli animali, il suo sentirsi tutt'uno, no, con la natura. E quindi? E quindi l'ha vista, cioè il padre è come se avesse visto questa figlia, chi era, chi stava per nascere, e quindi E le le ha ha dato un dato il nome nome di un che è anche un fiore. po' simile a Iris, cioè anche un po' così, no? Mhm, Iris è anche giusto. mhm, mhm. Ok. Mm. Causa esoterica dell'essere sottopeso. Mm. E quello è proprio dovuto a questa, che poi appunto abbiamo detto che tanto sono degli accordi che vengono fatti prima della nascita, per cui lei ovviamente si è accordata con il padre e sapeva benissimo che il padre che sceglieva non avrebbe voluto, no? Fortemente un maschio. E quindi mantenendo questa forma androgina in un certo senso, no? Perché chiaramente pesando poco non ha le forme morbide, ok, di una donna. Mm? Quindi è come in un certo senso una sorta di compromesso con quella che è il desiderio del padre. Mm. Mm? Idem sentirsi diverso, in qualche modo. Allora, sentirsi diversa, lei è effettivamente ehm, ehm, fedele alla scelta fatta in altre vite, sia una scelta proprio anche di spiritualità, sia proprio questa scelta, per esempio, di estremo rispetto degli animali e di vicinanza, no, con la natura. E quindi in questo senso lei spesso si sente diversa perché avverte che le persone non riescono minimamente a capire e non riescono minimamente ad attivare questo tipo di sensibilità e di connessione, che invece per lei è assolutamente naturale. E così come per lei è assolutamente naturale connettersi con la natura, Mhm. è altrettanto innaturale connettersi con, che ne so, la dimensione, che ne so, del consumismo, mm? Delle Mhm. grandi folle, Mhm. dei centri commerciali, per dire, no? Eh, e non riesce neanche fino in fondo a esprimere a parole perché questo avvenga in lei. Ok, prima sessione ci sono tanti punti, cause esoteriche, una dietro l'altra. Salivazione scarsa. Mi fa vedere che è come se rimanesse sempre un po' a bocca asciutta. Ok? Quindi non realizza quel progetto, non realizza quello stato d'animo, quella gioia, eccetera, bocca asciutta. Deglutire con difficoltà. È come se gli fossero rimaste per traverso delle scelte. Mm?
ehm, che è ancora in tempo in un certo senso a recuperare e a rettificare. E infatti quindi non le ha mandate giù e non le ha ancora ben masticate, rimangono lì così, a metà, in gola. Attacchi di panico nel passato. È come se lì mi venisse molto l'aspetto di sessualità repressa e in generale di sentimenti repressi, ok? Perché lei insomma, ha scelto di intraprendere una relazione in cui non c'è l'aspetto passionale e sentimentale. E in quel momento era come se questo fosse diventato troppo pesante da sopportare e ha creato proprio così una bomba, un'esplosione, no? Affinché lei si scuotesse da questo. Beh, io in questo ci vedo i genitori anaffettivi, no? Mm. Eh beh sì, anche certo. O comunque in Ehm, qualche modo un modello sì, copiato. che poi in effetti è come se lei avesse scelto, no, delle persone un po' piatte, ok? E lei è esattamente il contrario. Mhm. Mm. Lei invece è come se fosse un trionfo sia di idee, di voglia di fare, di emozioni da provare, e ha scelto invece appunto delle persone molto realmente ingabbiate. Quindi animicamente ha scelto i genitori, animicamente ha scelto la sorella, Certo, coscientemente ha scelto un compagno, fratello, fratello, sì. un compagno barra fratello, e Sì. in questo senso. Sì, in realtà poi ci sono sfumature diverse di queste scelte, cioè non è che è un unico motore che ha fatto far sì che lei Sì, sì, facesse sì, queste scelte, ecco. certo. Però indubbiamente sono tutti elementi che è come se le bloccassero la possibilità di sbocciare, lei come persona, lei come donna, anche fisicamente, no? E sessualmente, per poi dire, ok, io vado oltre, buco proprio l'asfalto e sboccio comunque. Salvata da delle trasfusioni di sangue. Ma sai che cosa mi fa vedere? È come se lei fosse arrivata a un punto quasi di rinuncia della vita, ok? Perché era come se non riuscisse più a sostenere quello che si era creata in quel momento. Ed è arrivata questa amica che poi veramente per lei è molto importante. Non c'è più questa amica, ma è importante come se ci fosse ancora. Mm. Mhm. E le ha ricordato che cos'è la vita, questa amica. E adesso è come se dalla morte ancora le ricordasse che cos'è la vita. Ed è proprio così, a volte la mano tesa e il senso della vita le trovi al di fuori, no? Della famiglia. Ok, in questo quadro si inserisce anche tutta la parte lavorativa. Mm, grande lavoro e alla fine della fiera pochi guadagni, tanti soldi che entrano ma tanti che escono. Sì, 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 lei ha tutte queste entità mentali che sono l'indecisione, poi ovviamente anche la maionese impazzita. Quindi lei le azioni le fa anche, però sono delle azioni non portate avanti con perizia. Per cui che cosa succede? Che sì, il lavoro lo fa, però poi questi soldi sì, in qualche modo li guadagna, ma poi escono. Mm. Mhm. O fa dei debiti, li fa insieme Sì, al compagno. certo. E poi anche il progetto colla, per cui lei alla fine è tutto un apparente muoversi, per alla fine non muoversi mai, per rimanere incollata sempre e comunque dove è, senza fare dei reali progressi. Bene, Iris, virgola, perché? Punto di domanda. Se lo chieda da sola, Iris, perché tutto questo o un perché specifico? tutto questo. Perché sono un fiore
e io sboccio nell'asfalto così come sboccio nel miglior concime. Per me non c'è differenza. Io sono un fiore e sboccio, lei risponde. Iris, virgola, dove andare? Mi fa vedere delle montagne, per cui probabilmente il luogo in cui lei si reca per lavoro, forse è vicino alle montagne, è possibile, mi è sfuggito qualcosa. Sì, sì, sì. Ok, va bene. Quello, per esempio, è un buon luogo per lei, energeticamente e come proprio possibilità di concretizzare delle cose. Quello in cui si recava spesso o quello in cui vive, perché non è che siano così lontane da casa sua. No, cioè mi fa vedere che lei è vicina alle montagne, cioè è nelle montagne. Ok, l'altro, quello lontano. Andare lì e a livello lavorativo e di vita e a livello sentimentale? Allora, però a livello sentimentale me lo dà dall'altra parte, come se il lavoro fosse da una parte e il sentimentale dall'altra. Però c'è da dire che poi lei non è che è molto spaventata dalle distanze, no? Quindi anche il fatto che magari sentimentalmente possa essere collocato dall'altra parte va bene. Ehm, Però ecco, affinché lei non continui a rimanere incollata, affinché lei non continui a rimanere imprigionata dentro Lady Oscar, dentro la convinzione di un baricentro rotto, è importante che lei non solo abbia assaggiato la possibilità e il gusto di cosa significa essere veramente donna, ma esserlo, Mhm. mm? Che diventi parte integrante della sua vita, non una curiosità che si è tolta via. Quindi con chiunque basta che ci sia questo. No, no, con No, chiunque non no. chiunque, non per forza con l'ex. Con l'ex. No, questo no, non necessariamente, però ciò che è chiaro, e lei lo sa perfettamente, è che anche con tutta la buona volontà con l'attuale compagna non è possibile, perché è un altro tipo di rapporto quello, un'impostazione di rapporto che non può includere, questa sfera. Quindi siamo alla resa dei conti. Io direi proprio di sì. Non può rimanere che lei ha fatto l'assaggino e ha detto buono buono e ha richiuso, no? La carta del cioccolatino e l'ha lasciata lì. Mhm. Non può più continuare questa strategia che è stata temporanea. No, non può E continuare. voleva capire se era lei a non Sì, essere in grado di provare una serie di certo, sensazioni. L'ha giustamente, imparato ed è tornata certo. indietro. Eh sì, perché ha detto, va bene, io ho avuto la risposta, ma non le basta questa risposta che ha avuto. Perché quella risposta non serviva semplicemente a dire non dipende da te, ok? Ma serviva per farle comprendere che lei ha tutto il diritto di realizzarsi anche da quel punto di vista lì. Non se ne deve privare. E lei ha fatto un ragionamento in cui lei diceva: Mi devo sistemare io da altri punti di vista per poi poter vivere pienamente questa cosa." Se l'è un po' Mandare. costruita, se l'è un po' raccontata sta roba, Mhm. perché non è sempre così per tutti. È dietro L- l'angolo per mm, Iris. no, non è dietro l'angolo, nel senso che, dunque, mm, aspetta, cosa sono questi due colori? Mi viene un colore verde e nero. Allora, ehm, è come se dovesse sciogliere da un punto di vista eterico ehm, sia il legame che ha avuto con quest'uomo, ok? Mhm. Ce Ok, lo perché non compagno. è no, 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 no. L'altro? Eh, Mhm. sì,
perché altrimenti non riesce, diciamo così, ok, a intavolare un nuovo rapporto. Ehm, Perché non so, c'è ancora qualcosa qua in sospeso, ok? Però lei può scegliere e se... allora, le cose sono due. In realtà si potrebbe ancora recuperare quel rapporto, se lei lo volesse. Nel caso in cui lei non lo voglia, però deve fare un lavoro etericamente per riuscire in un certo senso a neutralizzarlo. Mm? Perché altrimenti se no non vedo che si aprono altre porte. Mm. Per quanto riguarda il marito, diciamo così, il compagno ufficiale, chiamiamolo così, eh, mi fa come vedere, ehm, in un certo senso, come se lei ritornasse un po' a quella vita in cui lei era più grande e lui era un ragazzo e lo sentiva quasi come suo figlio, ok? Di chiarire a se stessa che non si tratta più di quella vita lì. Mm? E allo stesso tempo è come se non... Mamma mia, qua adesso per esempio mi tira in ballo anche la propria madre, ok? Come se in un certo senso lei volesse dare a quest'uomo quello che lei non ha ricevuto tipo da sua mamma. Mm? E quindi diventa un terreno in cui lei, quello che avrebbe voluto ricevere dalla mamma, lei lo dà al marito. Quindi anche in questo, Compagno. nel momento in cui sì, compagno, sì, nel momento in cui anche chiarisce profondamente con se stessa questo, quindi crea davvero una separazione energetica, mh, di dipendenza con i suoi genitori, anche questa roba si dissolve, quindi lei è libera. E questo come? Solo con una lontananza o proprio con un lavoro? No, è che Lavoro che facciamo qui oggi e basta o anche un lavoro suo? il lavoro che facciamo qui oggi è fondamentale. La comprensione che i genitori sono proprio anime che hanno un altro tipo di consapevolezza, mm? Che lei volutamente ha scelto un padre e una madre con una consapevolezza inferiore e con una sorta anche di ice, io direi proprio ice emotion, perché viene proprio Mm. fuori così. Muro di ghiaccio intorno. Sì, sì, li ha scelti così, ok? Ehm, eh, accettarla in un certo senso con gioia, perché è stata solamente un'occasione per lei per condurre una vita diversa Mhm. in tutte le tappe intermedie, perché lei ovviamente per tante tappe intermedie è stata molto legata, per esempio, al voler compiacere il padre, ok? Quindi lei ce l'ha raccontato, no? Che in qualche modo provava ad essere il maschio che il padre avrebbe tanto desiderato. Diciamo che non c'è una famiglia ideale, diciamo che c'è di peggio, diciamo che ogni caso è un'opportunità Certo. e anche un'opportunità a una famiglia a mulino bianco, perché tutto va talmente bene che in qualche modo un problema uno se lo deve creare poi, no? Se tu vai a indagare tra i psicopatici, di solito nella famiglia a mulino bianco. Quindi, almeno per mia esperienza personale di conoscenti è così. La famiglia a mulino bianco è la cosa peggiore. Quindi è viva. Oggi si festeggia, Iris festeggia Sì. le sue opportunità. Va adesso Iris a ringraziare l'elefante, Krishna, il corvo, il gatto, la termite, ho scritto termite, Sì, sì, ok? E 4DL. sì. Cioè ringrazia delle sue creazioni, roba sua, giocattoli suoi. Però così è carino andare a ringraziarli alla fine. Come festeggia Sì, Iris? vedo anche che è passata a ringraziare diverse persone della sua vita, ha ringraziato anche quello sciamano da cui anche si è un po' sentita comunque tradita, amareggiata, no?
perché lei Mm? voleva andare in una certa direzione terapeutica, di guarigione, diciamo così, e lui voleva andare in un'altra direzione, ok? Per Mhm. cui lei lì per lì si è anche sentita un po' tradita. Ringrazia anche lui. La sorella? La Sì, ringrazia? ringrazia infatti, esatto, ringrazia anche la sorella che in qualche modo è come se fosse amica ostile, così. Mhm. Il padre lo ringrazia? Sì, mettendo da parte tipo un pallone da calcio, lo ringrazia abbracciandolo, Gol. La mamma? decisamente. La madre è come se le dicesse non so di piangere. Piangi, piangi che ti liberi, che ti sfoghi. Madre lo dice alla figlia? No, No, la figlia lo dice alla madre. sì. Beh, le può far compagnia, no? Potrebbero piangere insieme. Non credo che in questo momento Iris necessariamente debba piangere. La sento molto grintosa, molto determinata. È come se invece volesse che la mamma si sciolga, perché è come se comprendesse che la mamma ha trattenuto tante cose. E la mamma piange. Sì, sì. Grazie al compagno. È come se lo tirasse su. Il compagno è come seduto a terra, un po' come un ragazzino, sai, anche in maniera un po' scomposta. Lei lo tira su, no? E vedo che gli dà proprio la mano e lo ringrazia. Perfetto. Nonna paterna, Portale Aureo. Allora, aspetta, che non so perché non la vedo. Nonna paterna. Aspetta, vediamo un po'. Beh, cercala anche dentro. Ma il papà quindi di Iris era molto legato a questa donna? Non lo sappiamo. Porca miseria, perché non riesco a capire perché non la riesco a vedere. Una possibilità era che in qualche modo fosse con lui, ma non riesco neanche a capire questo. Quindi forse perché è morta veramente da tanti anni, quindi non... Sì, Aspetta, sì. vediamo un po'. Perché è proprio una roba che è così distante. Allora, io suppongo che, perché siccome non riesco ad avere delle immagini della vita di questa donna, è come se lei veramente sia andata ehm, nelle parti più profonde del portale aureo, ok? Come se avesse effettuato tutta una serie di gradi di trasformazione, diciamo così, di sublimazione. Per Mm? cui è come se non avesse più nessun legame con quella che è stata la sua vita appena precedente. Vabbè. Allora non le richiamiamo. Non deve lasciare messaggi, è già a posto. Noi d'altronde li chiamiamo per aiutarli. L'ha già fatto tutto. Ha già fatto tutta Sì, una serie di tappe, quindi lo chiudiamo. Meglio. Ci concentriamo su Iris e quindi facciamo il lavoro energetico. Cosa vuole fare? Teniamo colla? Ci accontentiamo di un po' di grazie messe in giro? O andiamo al cluster? A vedere come lei che si è scelta sottopeso, faccio solo degli esempi, parto difficile, questo compagno con cui aveva già fatto delle vite, sorella di un certo tipo, genitori anaffettivi, ha scelto anche una serie di contratti.
Sì. Eh, lei è convinta di poter trovare, andando al cluster, il solvente di questa colla. Recatasi al cluster, trova come una serie di piante che sono state piegate da, mi dice, un eccessivo uso di tipo diserbanti, di concimi. Quindi come se fosse stata fatta una violenza, ecco, no? Su queste piante che invece spontaneamente sarebbero cresciute rigogliose. E quindi lei dice: è inutile tenere delle piante ridotte così. E butta via tutto di questi contratti all'interno del portale definitivo. Come li butta? E all'inizio vedo che proprio li estirpa da terra, no? Come se fossero delle erbacce. Tra l'altro anche con un'ottima manualità, ecco. Mhm. E poi è come se lo facesse col pensiero. Riesce a buttare via anche tutto quanto il terreno, che è contaminato anche il terreno. Cosa mette al suo posto qua? Per creare questa ad eternum è come se si volesse rivolgere alle piante che invece ora sono viventi intorno a sé. Mi fa vedere sia delle felci, tipo c'è anche una quercia, del sole che passa attraverso queste piante. Mhm. Mi fa vedere anche tipo un faggio, forse. E vedo che è come se lei fosse un tutt'uno con queste piante e aumenta la propria energia per creare, vedo che mette 3 ad eternum. Mhm. 3. Sì. Disposti come? In fila? È come se ne avesse bisogno uno in casa propria. Ne ha messo uno in casa sua, uno appunto dove c'era precedentemente il cluster e uno appunto davanti al portale definitivo. Ah, in modo che non torni più nulla. Sì. Ok. Avatar, il fantoccio che gestisce i computer di tutte le vite parallele precedenti di Iris. Si è presentato sotto forma di scheletro. Mhm. Ma uomo vestito da scheletro o scheletro? Come se fosse l'avatar, quindi che molto spesso io vedo proprio come un manichino di legno, però adesso è in versione scheletro, quindi nudo, diciamo, ecco. Bianco, Sì, 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 di quasi legno. fluorescente. Sì, 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 sì. Sì. Ha delle fattezze di Iris. Ha le I fattezze di Iris. capelli, solo i capelli. Ok. Cosa fa? Lo butta via, assolutamente con grande convinzione dentro il portale definitivo. Ok, anche il computer, il tavolo, il mouse, la tastiera, lo Sì, schermo, tutto. sì, sì. Non è più tempo per tutto questo, dice. Benissimo. E qui cosa mette al suo posto? Allora, qua per esempio è come se mi prendesse una tavolozza proprio di colori e vedo che usa tanto colore. Intinge il pennello, è bello carico di colore, mi fa vedere tipo anche un blu elettrico, e crea questo ad eternum bellissimo, molto artistico. Benissimo. Colla esiste ancora. No, no, è riuscita a dissolverla. E l'elefante e Krishna esistono ancora. No, Corvo, gatto, termite. Termite. no, E DL. no, nemmeno.
Le quattro entità mentali: indecisione, maionese impazzita, Lady Oscar, baricentro rotto. Sarei liberata. Grazie a se stesso. Sì. Vibrazione di Iris. E a me va a 210. Consapevolezza. 175. Anima. 59. Vite. 1841. Cervello. 9,6. Alto. Suscettibilità ipnotica. 62. Ok, messaggio che Iris vuole lasciare a qualcuno o a tutti nel cinema. E, allora, il compagno dice: siamo grandi per mettere ordine, anche nella nostra relazione. Rimarremo sempre grandi amici. Basta? Solo al compagno? No, alla madre dice: eh, aspetta che mi è scappato. Eh, allora, riesco a amarti anche attraverso questo ghiaccio. Eh, Al padre dice: sei stato un vero compagno di giochi e lo sei ancora, intendendo proprio anche il gioco della vita, perché è Mhm. stato proprio determinante il padre. Eh, Alla sorella, ho voglia di sentirti di più, sentirti nel senso proprio di connettermi a te di più. Mhm. 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 E al compagno? Sì, era il discorso fatto prima che eh, Ah, sì, 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 sì. Scusami, all'ipotetico futuro compagno, se ci sarà. allora mi fa vedere che ha bisogno effettivamente di spazio per se stessa. Ehm, è come se volesse anche proprio eh, una forte carnalità da questo prossimo compagno. Una fusione totale, interessi e corpo, mente e corpo. A se Come se stesso, poi i sì. sentimenti li potesse costruire dopo, cioè come se avesse bisogno all'inizio molta affinità mentale, una visione simile della vita, delle cose, eccetera, molta attrazione fisica e poi proprio il sentimento come collante nel tempo. Messaggio a se stessa. Mi piace essere sbocciata lentamente, ora profumo più che mai. Mhm. La mia vita è pronta per essere il capolavoro che ho deciso fin dall'inizio. Io sono pronta. Qual è il capolavoro di Iris? Allora, è una vita in cui lei mette a frutto, anche io penso, un aspetto molto creativo di sé. È anche molto libero, anche molto disinibito, in cui lei riesce proprio a pensare e ciò che è un pensiero diventa poi una realtà creata. Mhm. Non c'è più tutta quella lentezza, quel freno, quel rallentamento, la gabbia, il rimanere chiusa sempre all'interno di questa, eh,
diciamo così, modalità che non cambia mai. Mm. Ci sono proprio nuove e diverse creazioni. Lei ha una scatola di progetti, proprio una scatola fisica con tutti i progetti dentro. Ha anche comprato un abito per una grande occasione che non c'è ancora. Si riparte da lì? Sì, in realtà mi fa vedere che la scatola dei progetti sono progetti che lei per certi aspetti riscrive. Beh, sì. Perché è come se lei li avesse scritti, ma comunque con una sorta di blocco di base. Mm. E quindi E c'è adesso è ancora? come se, no, non c'è più, però lei quel progetto lì è come se può mantenerlo, ma lo deve proprio fisicamente riscrivere. Mm. Perché ha questo progetto, che per certi aspetti può essere molto simile a quello che ha scritto, dà così, imprime una nuova energia, una nuova impronta. Mhm. E l'abito? Allora, l'abito può essere quello, ma può essere, per esempio, lei mi fa vedere un paio di jeans e un maglione. Ogni Quindi, abito è quello giusto perché io sono sempre creatrice. quindi tu dici potrebbe essere una grande inaugurazione come Esatto. un'inaugurazione in cui serve un jeans e una maglietta, come diceva una canzone. Sì, come se poi l'inaugurazione la potesse fare anche tutti i giorni, ogni momento. Non c'è per forza il grande cerimoniale, il grande rituale unico. Va bene. Messaggio finale a se stessa, ulteriore. Anche una parola, anche un simbolo, anche un fiore, un oggetto. Eh, L'emozione di vivere è tutta qui, nelle mie mani e nel mio cuore. Mani e cuore. Mi fa vedere proprio il cubo di Rubik che è tutto perfettamente composto. Quindi le facce sono state completate tutte dello stesso colore. Bene. Si dica grazie, se vuole. Grazie, sono Se lo stata dico. proprio brava. Bene. Disconnettiti da tutto e tutti